Se la difficoltà di Fraternauti alla carica si mantiene bassa all'inizio del gioco, per le fasi avanzate è indispensabile scegliere l'equipaggiamento più adatto alle potenzialità di Mario e Luigi. Se avete visto il mio precedente video dei migliori bonus di classe da scegliere, saprete che le statistiche dei due fratelli crescono differentemente, il che li predispone a due ruoli opposti. Mario sarà un ottimo attaccante, mentre Luigi un tank, e gli accessori da utilizzare vanno scelti di conseguenza proprio in base a queste predisposizioni. In questo video vi mostrerò i capi d'abbigliamento migliori per Mario e Luigi e infine il migliore equipaggiamento del gioco. Ma prima di iniziare, se gradite questo tipo di contenuti potete supportarmi lasciando un bel mi piace e se siete nuovi iscrivendovi al canale ed attivando la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Partendo da Mario, che è il più potente tra i fratelli, sono perfetti su di lui i guanti attacco che aumentano del 10% il relativo parametro col salto e col martello. Questi sono particolarmente utili soprattutto se avete scelto come bonus di classe saltatore o testa di martello, che aumentano di un ulteriore 20% il danno inflitto. I guanti fungo attacco sono un'altra valida alternativa, in quanto aumentano del 20% l'attacco una volta mangiato un fungo. Quindi, oltre a ripristinare la vita, avrete un boost a una delle statistiche più alte su Mario. E contro i nemici più deboli, in cui è possibile chiudere lo scontro in pochi turni, sono utilissimi anche i guanti che aumentano l'attacco del 20% all'inizio della battaglia. Una scelta rischiosa adatta solo a chi ha padroneggiato il sistema di combattimento del gioco è costituita dai guanti semplici che aumentano l'attacco del 20%, la stessa quantità ottenuta già con i precedenti pezzi analizzati, solo che questa volta l'effetto sarà permanente per l'intera battaglia. E sono perfetti contro i boss che richiedono molti turni per essere sconfitti. Il rovescio della medaglia è che l'aumento alle statistiche sarà concesso solamente se non si indossa alcun indumento, quindi non avendo nessun bonus alla difesa. E considerando che senza indumenti, al netto della spina immunità, si verrà one-shottati da ogni boss in fase avanzata di gioco, è una scelta adatta esclusivamente agli utenti hardcore che hanno memorizzato perfettamente i pattern d'attacco dei nemici. In questo contesto si inseriscono anche gli Yakule e Bowser, che danno lo stesso bonus del 20% ma diminuiscono del 10% i punti vita massima ogni turno. Dato che Mario è un ottimo attaccante e infliggerà notevoli danni con gli attacchi fratelli, soprattutto se si è scelto come bonus di classe fratelli dannosi che aumentano del 20% i danni con tali attacchi, un'ottima scelta sono i guanti punti attacco che aumentano del 10% i punti degli attacchi fratelli, permettendo di utilizzarli più spesso. E scegliendo come bonus di classe fratelli relax, che riduce del 30% i punti attacco necessari per effettuare quelle mosse, è possibile sfruttarle ancora più spesso. Se volete invece puntare sull'iniziativa piuttosto che sulla potenza, altri guanti molto utili che sfruttano un'altra delle statistiche più sviluppate di Mario sono i guanti velocità che aumentano del 10% la relativa statistica. Oppure i guanti velocità sinergici, utili in particolare a fine gioco poiché aumentano dell'1% la velocità fino ad un massimo del 30% per ogni spina posseduta. Anche in questo caso diventa utilissima l'abilità di Mario di agire sempre per primo se avete selezionato come primo bonus di classe Velocità Plus, che incrementa ulteriormente di 1 la statistica ad ogni aumento di livello. Un'altra opzione sono i guanti Fungo Velocità, che sono simili ai guanti Fungo Attacco, solo che anziché la potenza aumentano del 20% la velocità dopo aver mangiato un fungo. Per i guanti Gambe Elevate vale lo stesso discorso dei guanti semplici, essi anziché sull'attacco si concentrano sulla velocità, dando un bonus del ben 50%, ma richiedono che non siano indossati indumenti, lasciando scoperta la difesa e rendendo Mario estremamente vulnerabile. Per quanto riguarda gli accessori, sempre puntando sull'attacco, la cintura ripetitiva è ottima, in quanto consente di incrementare del 30% la potenza quando si utilizza lo stesso attacco del turno precedente. Oppure si può utilizzare il laccetto PA, che ripristina del 5% i punti attacco massimi alla fine di ogni turno, permettendovi di utilizzare il più possibile
flessibile gli attacchi fratelli per infliggere ingenti danni. Anche se personalmente lo sconsiglio, in quanto ci sono modi migliori per ripristinare i punti attacco, come ad esempio scegliere come bonus di classe fratelli relax, che diminuiscono del 30% i punti necessari per gli attacchi, oppure utilizzare la spina a sciroppo automatico che rigenera i punti attacco con lo strumento senza perdere alcun turno. Adatta a specifiche circostanze è la cintura primo turno, che aumenta la potenza del primo attacco del 30% ed è lo stesso effetto di guanti già visti in precedenza, di cui vale lo stesso ragionamento. Ossia, sono utili solo nel caso in cui non affrontiate i boss e se abbinati insieme sono utilissimi per sconfiggere tutti i nemici standard in pochi istanti. Passando alle scelte rischiose, adatte solamente ai giocatori esperti, sono perfetti anche la cintura miracolosa, che aumenta il danno inflitto del 15% ma si perderà il 20% dei punti vita massimi se non si ottiene un fantastico, e la cintura logoramento, che aumenta l'attacco di un bel 25% ma il danno diminuirà alla fine di ogni turno, ideale per le battaglie contro nemici che non hanno tanta salute e che non richiedano un elevato numero di turni per essere sconfitti. Passando a Luigi, la situazione è molto particolare data la sua natura ambivalente da tank e da attaccante critico e vanno distinti due scenari. Se si vuole puntare sul suo aspetto difensivo, allora sono sicuramente ottimi su di lui i guanti punti vita, che aumentano del 10% la relativa statistica permettendo di aumentare ancora di più la sua elevata salute, e i guanti difesa, che aumentano del 10% la difesa già ipersviluppata permettendo di ridurre ulteriormente i danni subiti. Dal momento che potrete scegliere solo un paio di guanti, consiglio vivamente quello relativo alla difesa, in quanto scala in percentuale i danni inflitti dai nemici. Ad esempio, se avete 100 di salute, con i guanti punti vita arriverete a 110, un aumento di soli 10 punti. E un nemico che infligge 110 di danno vi one-shotterà ugualmente. Al contrario, se sempre con 100 punti vita investirete sulla difesa, un danno di 110 verrà ridotto del 10%, ossia 11 punti, il che significa che si subirà un danno di 99 e si sopravviverà all'attacco. Dal momento che Luigi avrà tanti punti vita e molti metodi di recupero salute, un consiglio rischioso che può andare bene su di lui è la spilla sovraccarica, che triplica la velocità di recupero delle spine facendo calare i punti vita del 5% al termine di ogni turno. Oltre alla questione difesa, il secondo scenario vede Luigi specializzato come attaccante critico. In questo caso i guanti baffi possono ricoprire un ruolo importante, aumentando del 10% i buffi, il parametro che stabilisce la percentuale di colpo critico. Questo aumenta ancora di più la sua efficacia se al primo bonus di classe per Luigi avete scelto Buffi Plus, che aumenta ulteriormente di 1 i buffi ad ogni aumento di livello. Esistono poi i guanti buffi sinergici, che se all'inizio sono inferiori ai guanti buffi, diventano molto utili a fine gioco quando si avranno tutte le spine, in quanto aumentano dell'1% i buffi per ogni spina posseduta fino ad un massimo del 30%. Infine, un consiglio che a mio avviso è un must su di lui è l'accione fortuna, che raddoppia il suo tasso critico. Quindi se avete 125 di buffi significa che il valore sarà raddoppiato a 250, e dato che il 100% di critico si ha 500, significa che la metà dei colpi che effettuerete sarà critico, il cui moltiplicatore di base è 1.3 ma può essere aumentato col bonus di classe forte fortuna a 1.5, trasformando Luigi in una macchina infernale. Questi erano tutti gli accessori migliori per Mario e Luigi. Ovviamente esistono altre scelte su determinati tipi di equipaggiamento che abbassano statistiche e ne alzano altre, da valutare con attenzione in base alle potenzialità del personaggio. Ad esempio su Luigi vanno benissimo i guanti velocità della luce, che aumentano i suoi buffi già elevati e diminuiscono i punti attacco che sono già bassi. Mentre sarebbe da valutare con attenzione, sempre in base a come è stato scelto di sviluppare le statistiche di Luigi, la bandana netti, che è vero che aumenta i punti vita massimi e la difesa, le sue predisposizioni, ma riduce anche i buffi del 20%, e nella build di attaccante critico sarebbe un grosso errore da non commettere. Come bonus consiglio anche su entrambi la spilla ricarica rapida, che raddoppia la velocità di recupero delle spine al fine di ridurre il tempo di attesa per riutilizzarle. E in combinazione con contatore carica, che ricarica le altre spine che state usando della metà, assorbe utilizzi, che impedisce il consumo di un'altra spina, e ricarica rapida, che ne riduce ulteriormente il tempo di ricarica, esse si ripristineranno quasi istantaneamente, permettendovi di utilizzarle il più spesso possibile in battaglia.
Se gli accessori guanti erano concentrati principalmente sull'attacco e fornivano vari bonus in battaglia, per la sezione equipaggiamento non c'è nessuna scelta difficile da effettuare. Tra di essi vanno distinte le tute che aumentano difesa e velocità e scarpe e martelli concentrati invece sull'attacco. I migliori in assoluto in ogni momento vi verranno consigliati sull'isola Solcamari e sono quelli che si trovano in fondo alla lista degli acquisti, dato che sono disposti in ordine di potenza e di aumento delle statistiche di Mario e Luigi. È importante notare però che a fine gioco si sbloccheranno i 3 pezzi più potenti del gioco, che non verranno consigliati nemmeno sulla Solcamari, limitandosi a ribadire che i migliori pezzi continuano a essere le versioni sorprendenti. In realtà basterà recarvi al negozio Toad per scoprire che quelli che conferiscono i bonus maggiori sono quelli appartenenti al set Grand Actor. E questo equipaggiamento, oltre a presentare una notevole differenza di prezzo dai precedenti, garantirà il miglior aumento alle statistiche tra tutti i capi disponibili nel gioco. L'unico requisito da avere per ottenere l'equipaggiamento migliore è possedere tante monete che potete farmare facilmente con i metodi mostrati nei miei video precedenti, sia quello di base da fare inizio gioco che quello avanzato perfetto per l'endgame, che trovate nella playlist dedicata a Mario e Luigi Fraternauti alla carica. Utilizzando sapientemente questo equipaggiamento con i giusti bonus di classe e con le giuste spine è possibile affrontare tranquillamente qualsiasi boss del gioco. Se non volete perdervi le prossime guide e contenuti, potete seguirmi su tutti i miei social, di cui trovate i link in descrizione. Nel primo commento trovate anche il mio canale Telegram dedicato alle migliori offerte dei videogiochi. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!